Glossario Bitcoin. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati, nuovo episodio del Glossario Bitcoin. Oggi siamo di nuovo qui con Mauro Pili. Ciao Mauro. Ciao Plac. Allora, oggi affrontiamo il $5 range attack, o meglio l'attacco da $5. Adesso cercheremo di introdurlo e di spiegare bene che cos'è. Allora, leggiamo la definizione, che tanto questa è piuttosto breve, e poi facciamo una breve discussione giusto da, diciamo, farvi rendere l'idea del significato di questa definizione. Si riferisce al fatto che qualcuno sa che possiedi criptovalute, può attaccarti fisicamente o minacciarti per farti rivelare la chiave. Il termine proviene da una vignetta di un determinato sito, nella quale l'idea che la chiave delle criptovalute sia troppo complessa per essere craccata e in realtà viene raggirata da un attaccante che dice all'altro: il suo laptop è criptato, drogalo e colpiscilo con questa chiave inglese da $5. Allora, sostanzialmente, vai Mauro, facci una breve introduzione, Sì. poi io intervengo. Sì, diciamo questa è stata una vignetta molto divertente quando è uscita, perché ci sono sempre state queste discussioni su quanto la crittografia fosse attaccabile, quanto fosse necessario, e ragionamenti che si fanno anche adesso sui computer, brute force attack, computer quantistici, algoritmi, diversi tipi di criptazione, e quindi c'è tutto un discorso che parla di sicurezza Bitcoin, e quanto le transazioni siano garantite e sicure. E questa vignetta, nella sua, diciamo, crudezza, nella sua brutalità, appunto dice: non preoccuparti di quanto possa essere il PC o il wallet protetto dell'utente, vai a comprare una chiave inglese e con $5 prenderai risolvere il problema, che con la chiave inglese andrai a minacciare fisicamente la persona. Ecco, questo ci espone a due temi importanti. Il primo, fondamentale, non evitiamo di renderci vulnerabili nel far sapere troppo quelle che sono le nostre disponibilità. Insomma, è come dire: se abbiamo dei lingotti d'oro in casa, non andiamo in giro a dirlo, è meglio che non si sappia. Contemporaneamente, l'altro aspetto è: bisogna rendersi conto che esistono delle problematiche che riguardano la vulnerabilità delle persone. Purtroppo ci sono stati anche recentemente molti casi dove l'aggressione alle persone diventa un modo per estorcere le proprie chiavi private e quindi consentire a qualcuno di portare via i bitcoin. Per cui, se è vero che noi con i bitcoin abbiamo la nostra sovranità individuale, dobbiamo, con questa battuta e con questa vignetta, sempre ricordarci che abbiamo anche la responsabilità di evitare che poi la nostra incolumità fisica venga sottoposta a minacce nel momento in cui ci esponiamo troppo, al di là di quello che è la capacità di Bitcoin di garantire che i Bitcoin che abbiamo sono nostri, che sono ben protetti, che non potranno essere attaccati da un soggetto che si trova dall'altra parte del mondo. Contemporaneamente evitiamo che chi ci può raggiungere fisicamente ci metta in difficoltà. Sì, sì, perché possiamo dire che comunque anche qui il punto debole poi alla fine è sempre l'uomo, perché noi appunto possiamo essere in una botte di ferro a livello informatico con tutti i sistemi di criptazione vari, però appunto, come dice questa frase: se uno compra una chiave inglese di quelle belle pesanti da $5, viene in casa mia e mi minaccia, e io ovviamente posso avere tutti i sistemi di criptazione che voglio, ma se poi do le mie chiavi private, lui entra in possesso ovviamente di tutti i miei averi. Bene, direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova definizione. Vi ricordo comunque che noi qui cerchiamo di trattare le definizioni in pillole. Se poi volete approfondirlo un pochettino di più, potete andare direttamente sul sito di Bitcoin Italia Network, e tra l'altro vi ricordo che il glossario Bitcoin è già presente in tutte le descrizioni dei miei video, quindi quando trovate, voi leggete la descrizione, c'è tipo non conosci alcune definizioni, avete già proprio il link diretto al sito, quindi sfruttatelo, magari approfonditelo, e se avete qualche domanda in particolare
sulle definizioni che abbiamo trattato, scrivetecelo nei commenti, fatecelo sapere che magari poi, se è il caso, facciamo un approfondimento su una determinata parola. Noi ci vediamo lunedì, vi ricordo, con la rassegna stampa, mercoledì con il canonico video approfondimento e venerdì prossimo con una nuova definizione. Ciao, ciao Mauro. Oh.